Tutto questo e tanto altro sono le esperienze che possiamo vivere visitando il Lazio. Una regione che vanta una storia millenaria e ricca di opportunità. Regione Lazio, un'eterna scoperta. In questo appuntamento vi parleremo dei percorsi religiosi. Siamo in provincia di Frosinone per visitare un borgo dalle origini molto antiche. Un borgo che nei secoli è stato frequentato da mercanti, monaci, pellegrini e pastori. Un luogo che gode di una posizione dominante sulla Val di Comino e sulla conca del fiume Melfa. Un borgo meglio conosciuto come la via delle chiese, dei pellegrini e dei santi. Benvenuti a San Donato Val di Comino, borgo storico del centro Italia alle pendici del Parco Nazionale d'Abruzzo, che si caratterizza per tutta una serie di percorsi culturali, in special modo per il percorso religioso. San Donato, il nome, come potete immaginare, appunto deriva dal culto del santo San Donato vescovo e martire, santo di Arezzo, ma insieme a questo noi abbiamo avuto la possibilità di costruire all'interno del centro storico, che vi invito a visitare, tutta una serie di percorsi segnalati sulle guide più disparate per le nostre chiese, per la nostra capacità di accoglienza che c'è stata nell'ultimo periodo storico. Abbiamo un borgo medievale caratterizzato da piccole chiesette, piccole edicole che raccontano di storie di pellegrini che venivano a visitare e a fare le funzioni per i culti dei nostri santi protettori. Ho detto prima San Donato, come può essere Santa Costanza. Abbiamo una storia, un legame profondo con Greccio e il primo presepe di San Francesco d'Assisi, con la storia del miracolo di Padre Anacleto. Questi sono alcuni elementi chiaramente che caratterizzano il nostro paese, ma io vi lascio un po' di suspense e vi invito a venire a visitare San Donato Val di Comino. San Donato Val di Comino è un borgo medievale molto apprezzato. Al di là della parte storica, naturalistica, uno dei punti di forza è la parte religiosa, quindi i percorsi religiosi. Qui ci troviamo davanti il santuario di San Donato, vescovo e martire, patrono di San Donato, e è il santo che dà nome al paese. Questa è una chiesa molto antica, è dell'alto medievale. Le notizie più antiche risalgono al 778 d.C., quando era una proprietà dei duchi longobardi di Spoleto. Nei secoli San Donato è sempre stata terra di passo per pellegrini, monaci, briganti e tanti devoti che hanno affollato il paese soprattutto durante il 7 di agosto, tant'è che le testimonianze più antiche e documentate risalgono al 1578, quando un umanista, Giulio Prudenzio, scriveva che a San Donato le famiglie facevano a gara a chi poteva ospitare più pellegrini, perché tantissimi erano i pellegrini che venivano da tutto il circondario, ma anche da fuori regione, per il culto del santo.
La chiesa di San Donato viene costruita intorno all'VIII secolo a.C. L'attuale struttura architettonica è una struttura che risale a circa il XV-XVI secolo, quando gli abitanti del rione Castello costruirono in economia la chiesa, che poi venne completata nel XVIII secolo. Quindi la parte strutturale, la parte relativa agli affreschi, le decorazioni risalgono tutte a quel periodo. Le opere sono state realizzate dall'artista Gaspare Capricci e nella navata centrale noi vediamo diverse fasi della vita di San Donato, quindi abbiamo il miracolo del calice di vetro, la guarigione di un'indemoniata, la guarigione della cieca Siranna e poi il martirio mediante decapitazione. Uno dei culti a cui i sandonatesi erano legati in passato è stato quello di San Giovanni Battista. San Giovanni Battista lo ritroviamo nell'affresco sotto l'arco del Colle, nell'affresco del XIV-XV secolo, e poi lo ritroviamo all'interno del santuario di San Donato, perché questo qui era il fonte battesimale dove tutti i sandonatesi venivano battezzati. Ci troviamo a Via Maggiore. Via Maggiore era la strada principale del paese, era la strada che immetteva nel borgo medievale e costeggiava il torrente di Forcadacero, e qui intorno al 1400-1500 si svilupparono tutta una serie di attività artigianali e in particolare nel 500 quando abbiamo la presenza di mercanti fiorentini. Quindi essendo la strada più trafficata pensarono bene di posizionare qui questa pietra che è detta pietra di San Bernardino oppure pietra dello scandalo. Infatti il funzionamento era un po' particolare. Che succedeva in passato? Quando una persona aveva tanti debiti e non riusciva poi a onorare questi debiti, subiva una sorta di ludibrio pubblico e quindi tutte le persone che passavano la insultavano, gli sputavano addosso. Superata la giornata, quindi superate le 24 ore, il debito di questa persona veniva estinto. Proseguendo per Via Maggiore, incrociamo un vicolo, una sorta di passaggio coperto, detto in dialetto sport, che è dedicato a Fra Tommaso. Fra Tommaso visse nella Napoli di Masaniello, quindi nella metà del 1600. Era un frate umile, analfabeta, e a lui vengono attribuiti diversi miracoli, tant'è che quando lui morì ci fu una grandissima folla ed un'acclamazione che tutti lo volevano santo, tant'è che anche il cardinale dell'epoca, il cardinale Filomarino, si adoperò e iniziò la causa di beatificazione, tant'è che a lui si rivolgeva per esempio il viceré di Napoli, quindi divenne una sorta di consulente spirituale. La prossima meta è il Duomo, ma prima di visitarlo decidiamo di passeggiare nel borgo antico. Il suo tessuto urbanistico è una meta ideale per chi vuole vivere la storia medievale.
Passeggiando per il borgo si vive una pace avvolgente tra cielo, montagne e storia millenaria. La chiesa di Santa Maria e San Marcello è conosciuta come il Duomo. Le prime notizie risalgono al 1300. Questa chiesa si sviluppa nella parte a valle del paese, quindi proprio sotto il borgo medievale. Le caratteristiche di questa chiesa sono che fu piccola, ad una navata, fino al 1500-1600, poi nel 1700 venne ampliata e prese l'attuale struttura a 3 navate. Di particolare attenzione all'interno della chiesa abbiamo l'organo, che è attribuito a Cesare II Catarinozzi, che era considerato lo Stradivari dell'organo. Poi abbiamo un coro ligneo che fu lodato da diversi vescovi, e poi l'altra caratteristica sono i vari stucchi che decorano un pochino tutta la chiesa, e soprattutto la particolarità sono le statue dei santi. Noi attraverso le statue dei santi abbiamo la ricostruzione un pochino di quelli che sono stati i pellegrinaggi, i culti e le devozioni. Tra questi santi noi abbiamo per esempio Sant'Emidio, che è il patrono del terremoto, visto che pure nei secoli San Donato è stato colpito da diversi terremoti. Oppure abbiamo San Cesidio e Santa Lucia, che sono 2 località di pellegrinaggio dei sandonatesi, quindi San Cesidio a Trasacco, Santa Lucia a Civitella. Sotto l'altare maggiore è conservato il corpo di Santa Costanza martire. Santa Costanza è una delle prime martiri cristiane e il suo corpo venne traslato a San Donato nel 1756 e venne accolto con grandi onori, e attualmente Santa Costanza è la copatrona del paese. All'interno del borgo sono presenti tutta una serie di chiavi di volta e di fregi realizzati dagli scalpellini di San Donato. Questa è una delle particolarità del paese. Gli scalpellini di San Donato sono conosciuti sia in Italia che all'estero, perché hanno lavorato tantissimo negli Stati Uniti, lavorato alla Casa Bianca, lavorato a Versailles, e soprattutto il loro capolavoro è la ricostruzione di Monte Cassino. Ci troviamo nella chiesa del convento. Il convento è una struttura che venne realizzata nel XIV secolo e era una struttura molto interessante perché si trovava alla fine del paese. Fu sovvenzionata dalla famiglia Ricci, la stessa famiglia di Fra Tommaso, che nel 1600 diventerà un servo di Dio molto importante nella Napoli di Masaniello. Il convento, all'inizio dei Francescani, nel 1654 passa ai Carmelitani Scalzi, e tracce di questo passaggio lo abbiamo dagli affreschi. Infatti abbiamo a destra e a sinistra della navata centrale abbiamo 2 affreschi. Uno rappresenta l'apparizione della Vergine Maria a San Simone Stock e altri 3 santi carmelitani, invece dall'altra parte abbiamo il miracolo di Sant'Antonio, Sant'Antonio che resuscita un morto. Secondo la descrizione della sovrintendenza, questo affresco è interessante perché presenta delle caratteristiche a livello di prospettiva, a livello pure dell'anatomia delle figure, che rimandano alla scuola tardo-michelangiolesca. E dopo tanta storia e ricchezza di spirito, siamo curiosi di conoscere i piatti tipici e storici di San Donato. Per farlo, siamo scesi a valle del paese.
Abbiamo preparato un po' dei piatti della tradizione qui di San Donato e sono tutti piatti che noi abbiamo imparato a fare semplicemente vedendo nonna, mamma, eccetera. Non abbiamo fatto ricerche in modo particolare perché era la cucina tradizionale che si utilizzava in casa. Papà non mangiava nessun tipo di, diciamo, di prodotto comprato, nel senso paste fatte, eccetera, e quindi normalmente in casa si preparava quello che si aveva in base alla stagione. E i piatti che abbiamo qui sono diversi, nel senso che abbiamo fatto, tipico di questo periodo invernale, sono le rape e patate. Perché si facevano le rape e patate? Perché le rape in realtà sono le rape a ciocca, quindi quelle che sotto hanno la parte bulbosa che poi veniva data agli animali. Le foglie venivano tagliate, cotte nell'acqua e poi ripassate in padella con le patate e con l'olio. Le patate venivano cotte insieme alle rape quando si cuocevano. Altro piatto tipico che si faceva qui, che era un piatto molto semplice, sono le tacchunelle e lenticchie. Le tacchunelle è una pasta acqua e farina a quadrucci con lenticchie. Le lenticchie si trovavano, mamma racconta sempre, che venivano seminate in mezzo al grano. Quindi quando si seminava il grano si metteva in alcuni punti anche la pianta di lenticchie e poi venivano cavate prima che si raccoglieva il grano. Invece qui abbiamo le crespelle, quella è una pasta, diciamo, è acqua e farina lievitata e in mezzo veniva messo il baccalà secco che veniva messo a mollo e poi veniva messo in mezzo e fritte. Erano le due versioni che si facevano semplici senza nulla dentro in base a quello che si aveva disponibile. Questi invece sono gli ciambellitti. Gli ciambellitti è una cosa proprio tipica di San Donato, sono patate lesse, poi vengono schiacciate con lo schiacciapatati. Ci si mette, chi ce l'aveva ci metteva un uovo, se no neanche lo mettevano, semplicemente del sale e la farina, lavorati e poi fritti nell'olio. Altre, diciamo, tradizionali proprio di questo periodo sono gli sasaniegli. Gli sasaniegli venivano fatti ovviamente con frutta secca perché se ne aveva sempre abbastanza a disposizione. La frutta che si usava erano noci, nocciole, mandorle. Altre cose tipiche che abbiamo sono più legati però al periodo pasquale, gli casellune. Gli casellune venivano fatti col formaggio di pecora, con il pepe, l'impasto è l'impasto quello diciamo delle fettuccine, un impasto di uova, farina, che veniva steso e fatto praticamente questa forma a mezzaluna. C'è anche chi ha deciso di dare un nuovo volto ai piatti tipici e alle antiche tradizioni culinarie. Abbiamo conosciuto uno chef che ci ha sorpreso per la sua capacità. Allora, oggi vi prepariamo un agnello farcito con rosmarino, servito con una polenta ai broccoletti grigliata. Questo è un piatto tipico di San Donato. Lo abbiamo un po' rivisto questo piatto, non lo facciamo tradizionalmente, però ce lo siamo un po' reinventati per darci quel tocco in più che è molto caro al nostro ristorante. In pratica noi dissossiamo interamente l'agnello, lo farciamo, poi facciamo una cottura a bassa temperatura, a 72 gradi per 2 ore, sottovuoto, poi lo ripassiamo alla padella per darci quel croccante, quel caramello e poi servito in medaglioni con la sua salsa di cottura. Vi aspetto pertanto a San Donato Val di Comino per venire a visitare i nostri percorsi religioso-turistici, culturali, i nostri impianti sportivi, la nostra bellezza dell'area e dei nostri bontà dei nostri piatti e prodotti tipici. Insomma, vi aspettiamo qui in un borgo che io amo definire una bomboniera. Conoscere la Regione Lazio è un'esperienza unica, fatta di luoghi, persone e storia millenaria. Il Lazio, un'eterna scoperta. Viaggia con noi. Viaggia con Eborghi.